Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il secondo video della settimana. Questa settimana appunto soltanto 2 video perché mi sono fermato per un paio di giorni, il 31 ottobre e il 1 novembre. Anzi, mi auguro che tu abbia passato un bellissimo Samhain o Halloween se preferisci. Oggi andiamo a vedere con il nostro piccolo interattivo a 2 sole varianti quel dono che non ti aspetti. Qual è? Che cosa riguarda? È un dono materiale, un dono spirituale, un dono che ti cambia la vita, oppure magari un qualcosa che aspettavi da tempo. Insomma, andremo a vedere con le nostre 2 varianti che tra poco ti farò davanti, come faccio sempre, qual è il dono che non ti aspetti. Hai già visto intanto le scelte, se vuoi puoi anche skippare il pezzo di preparazione delle varianti e magari fermarti a riflettere stoppando il video sulle scelte per vedere quale ti risuona di più. Ricordo anche che questi sono interattivi, quindi in realtà possono risuonare in parte o del tutto. Inoltre voglio ricordarti che a giorni parte il workshop di cartomanzia e divinazione e che c'è un ultimissimo posto disponibile. Qual è quel dono che non ti aspetti? Qual è quel dono che non ti aspetti? Mettiamo anche un oracolo delle porte. Qual è quel dono che non ti aspetti? E poi identifichiamo le nostre varianti. Rosa del deserto per la prima, Shungite per la seconda. Le hai già viste, comunque te le faccio vedere in dettaglio. Rosa del deserto per la prima, Shungite per la seconda. Ti do qualche secondo e poi inizio dalla rosa del deserto. Beh dai, credo che si possa iniziare. Nel caso torna indietro e stoppa il video. Cassandra, l'intuizione, la serratura. Allora qui il dono è di natura interiore perché entrambe le carte fanno riferimento a quella che è la nostra interiorità. La serratura in particolare parla di un qualcosa del quale intuitivamente già sappiamo la risposta, nonostante magari gli eventi della vita si diramino apparentemente in altre direzioni. E quindi qui c'è un qualcosa che ci sentiamo, che sappiamo accadere, un qualcosa che probabilmente non sarà per tutti, desideriamo anche. È molto interessante il fatto che Cassandra parli anche di un qualcosa che va a beneficio di più persone. Quindi, dato che qui non stiamo parlando di un dono che tu farai, ma che tu riceverai, può essere qui una sorta di passaggio di testimone. Quindi magari qualcuno che ti lascia un bene immobile, oppure un bene in denaro, oppure magari ti dà un qualche tipo di rango a livello lavorativo, ti lascia magari il posto perché magari quella persona va in pensione, quella persona abbandona un posto di lavoro e tu subentri. Sarebbe quasi il subentrare a qualcuno, però ti ripeto, intuitivamente tu sai già più o meno che direzione prenderanno le cose. Andremo poi a vedere meglio. Ti ho fatto degli esempi, però Cassandra può stare sia nel sentirsi un qualcosa all'interno, sia nel ricevere qualcosa da un qualcuno che si fa portavoce in maniera diretta oppure in maniera indiretta. L'esempio classico è di chi lascia il lavoro e tu prendi il suo posto, di un momento importante di crescita, di evoluzione. La carta della serratura ci dice che forse non ci credi abbastanza, forse non stai sfruttando appieno quelle che sono le tue risorse energetiche, il tuo crederci
il tuo comunque voler piegare degli eventi a quello che è poi un corso delle cose che comunque già sai, già percepisci essere in sintonia col tuo volere. Quindi qui è molto positivo, ancora non ci danno indicazioni sul tipo di dono. Io ti ho fatto degli esempi, però magari si tratta di tutt'altra cosa. Andiamo a vedere col Raham Tarot, per te che hai scelto la variante della rosa del deserto. Qual è questo dono del quale sei consapevole soltanto a metà, ma che nonostante tutto sai che comunque farà parte della tua vita? Per te che hai scelto la variante della rosa del deserto. Il cavallo di denari. Buono, sembrerebbe veramente un qualcosa legato alla posizione economica o lavorativa, eh? Anche se il cavallo di denari in realtà rappresenta anche la fedeltà. Il 3 di coppe. Il cavallo di bastoni. Il fante di bastoni, questa è caduta, ce la teniamo, il 2 di coppe. Ale, ci hanno tenuto a ribadire no, si parla di affetti, che non vuol dire necessariamente amore, ma potrebbe essere anche un qualcosa inerente alla famiglia, gli amici più cari, le persone a cui siamo più legati. Il 4 di spade, il 3 di bastoni, il fante di spade. Allora, quello che mi viene da dire innanzitutto è che qui l'evento è vicino, perché hai comunque due fanti che chiudono, ma è anche un evento da prendere al volo, perché hai due cavalli, quindi ti dice di agire un po' come già la carta del 3 di bastoni, che tra l'altro hai anche 2-3. La carta del 3 di bastoni ti dice un po' è la carta di chi coglie le occasioni, la carta dei lampi di genio, è anche la carta del lavorare in modo alacre, in modo continuo, con sacrificio, per carità, però anche la carta di chi sa essere nel posto giusto al momento giusto. Potrei vedere queste carte in due modi. Partiamo dal cavallo di denari e dal 2 di coppe, laddove l'uno mi rappresenta una certa idea di fedeltà più ai propri principi che ad altri, ma in generale può significare anche la fedeltà di un partner. Il 2 di coppe di solito è una carta di festeggiamento, di brindisi, di incontro fra due polarità. Questo la avvicina spesso, nel 90% dei casi, ad essere una carta legata al concetto di amore o di coppia. Sarebbe troppo facile sdoganarsela dicendoti che qui durante un viaggio c'è un incontro con una persona con la quale hai avuto un conflitto aspro, ma che poi in realtà ti rivela tutta la sua ammirazione per te. Sarebbe forse già troppo facile, però è una delle possibilità, teniamocela come calda. In realtà poi l'avere anche un 4 di spade su un 3 di coppe è un po' lo smorzare l'entusiasmo. Il 3 di coppe è una carta di festeggiamento, una carta di anche allegria, anche momenti spensierati, non solo di triangolazione, come viene talvolta indicata. Un 4 di spade è la chiusura di tutto questo, quindi forse è un momento nel quale potresti, ora o quando questo dono ti verrà fatto, sentirti demotivato o demotivata. Ma poi abbiamo un cavallo di bastoni e un 3 di bastoni, sono carte di lettere, di corrispondenza, di viaggi, di cambiare i programmi. Il cavallo di bastoni mi piace tanto, è un ribelle, è colui che sceglie con la propria testa, proprio perché ascolta interiormente ciò
che la sua voce, il suo essere gli dice. E poi abbiamo appunto questi due fanti, imminenti novità e contatti da parte di una persona o di una realtà che in un certo senso vuol riconoscerti un'importanza che magari non ti ha dato in periodi precedenti. Può essere un qualcuno che torna addirittura dall'infanzia per qualcuno, un ritrovare una persona cara che riappare dall'infanzia e che magari appunto ti rivela un qualcosa che ti ha sempre taciuto. Anche questa potrebbe essere un'altra possibilità, poi magari alla fine ti faccio una breve sintesi, non il riassunto come la domenica, però una breve sintesi te la faccio. Dove ci vedo, a differenza dell'inizio con questo cavallo di denari, un po' meno possibilità è sul discorso lavoro. Qui potrebbe più che essere un discorso di lavoro con un discorso di cavallo di bastoni su 3 di bastoni, potrebbe essere un qualcuno che magari ha dovuto allontanarsi da una situazione casalinga, vuoi per lavoro, familiare più che casalinga, vuoi per lavoro, vuoi per i casi della vita, ma che per un motivo o per un altro rientra in contatto con la famiglia e forse addirittura viene messo o messa in condizione di ricevere beni materiali, quando non addirittura denaro oppure case oppure soldi. Insomma, tutto ciò che può provenire dal passato ma che non ti ha dato la dovuta importanza viene un po' per risanare i conti, e questa volta a beneficio tuo. Torno a dirti, le 3 possibilità qua sono: un qualcuno con cui ci si è persi semplicemente perché è andata a chiudersi una situazione che però torna indietro per rivelarti che in realtà non ti aveva detto tutto, ma che ti ha sempre pensato. Il reincontrare una persona dell'infanzia, e anche qui ci sono rivelazioni importanti, soprattutto per quanto riguarda la considerazione che ha di te questa persona, il ricevere un beneficio in termini economici o materiali da una realtà legata all'infanzia o all'adolescenza, soprattutto dalla famiglia, quindi un qualcuno della tua infanzia, della tua adolescenza, in particolare familiari o persone a cui eri legato o legata, che ti fa un dono materiale, soldi, una casa, un fondo, un'auto, quello che ti pare. Il passaggio di testimone di Cassandra può essere visto più in quest'ultima variante, ovvero nel fatto che qui ci sia un qualcuno che conosci da tempo che ha deciso di farti una concessione, quindi per la maggior parte potrebbe essere questo. Per altri il passaggio di testimone di Cassandra lo vedo più in maniera allegorica, sapendo che comunque magari dentro di te, appunto come ci dice la carta della porta, sapevi che, come si suol dire, il tempo è galantuomo, e che prima o poi ti avrebbe rimesso davanti ad una persona che comunque non ti ha detto tutto e che viene per prostrarsi, chinarsi, pentita, costretta e redenta, come dicono i Blues Brothers nel film. Contrita e redenta dicono in realtà. Quindi queste sono le 3 variabili, te le ripeto a beneficio di sintesi prima di passare alla variante numero 2. Il riaffacciarsi di un qualcuno dall'infanzia che non ti ha mai dimenticato o dimenticata, il ripresentarsi di un qualcuno con cui ci si è persi, e anche qui ci sono rivelazioni che possono passare dal non averti mai dimenticato o dimenticata fino magari a rivelarti una possibilità che ti aiuta materialmente, perché magari ti dice: guarda, sono entrato o entrata a lavorare nel tal posto, cercano persone, oppure c'è questa legge che garantisce un rimborso, e quindi anche qui c'è una rivelazione importante, oppure è proprio un dono fisico da una persona che ha fatto parte della tua infanzia e della tua adolescenza. Queste sono le 3 possibilità che sono in questa variante.
Nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto per quanto riguarda un dono fisico, qua si passerà prima per accordi scritti, ovviamente penso se si tratta di una casa eccetera, o comunque per quella che è una conversazione telefonica. Negli altri casi ci sarà uguale, ma io vedo questo fante di spade più come un qualcuno che ha risvegliato, vedi qua c'è un fante di bastoni, l'interesse a ritornare da te anche per portarti delle notizie che magari fino ad ora si è rifiutata di darti. Queste sono le possibili varianti di questa prima versione. Mi farai sapere poi nei commenti se ti risuona o meno. Intanto io ti ringrazio per aver visto questa prima variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Passiamo alla variante numero 2. Vediamo un pochino. La porta aperta. Elena, la bellezza. Allora, qui ti viene fatto un dono, perché la porta aperta comunque presuppone una crescita, presuppone un'evoluzione, presuppone quello che è il dire ti faccio passare una sorta di portale, ti faccio prendere una sorta di consapevolezza. L'universo ti dice ti do la possibilità di raggiungere questo tale scopo. La porta aperta in questo caso mostra un tesoro, ma non deve essere necessariamente legato ai soldi, può essere anche legato a chi ricerca l'amore, a chi ricerca qualsiasi altro tipo di esperienza voglia avere nella sua vita. Però c'è anche Elena, ti dice la vera bellezza in realtà trascende quella che tu proietti all'esterno, la vera bellezza è interiore. Elena ti dice di non farti affascinare in maniera troppo forte da un qualcuno, da un qualcosa che entra nella tua vita in modo anche travolgente, però forse è proprio questo il problema, quanto è travolgente, quanto rischia di distoglierti dai tuoi obiettivi, dalla tua vita. Non voglio fare il gufo malefico, però è il caso di quello o quella che vince una barca di soldi ed è contento, comincia a spendere a destra e a manca, nel giro di 2 o 3 anni non ce n'ha più neanche uno. Quindi ti dice ti faccio arrivare un bel dono che stai aspettando probabilmente, anche perché lo vedi al di là della porta. Però attenzione, cerca di restare centrato o centrata, perché comunque è un qualcosa che andrà a toccare un nervo scoperto, in senso positivo ovviamente. Vediamo che tipo di dono è. Per te che hai scelto la variante della Shungite, il 10 di denari è la coppia o la famiglia o l'amore, o anche potrebbe essere legato proprio ad una vincita di denaro. Andiamo a vedere. Il cavallo di denari, il 5 di denari, l'appeso, è un qualcosa che stai aspettando anche qui, perché il 5 di denari è una carta di indigenza, di povertà, di richiesta di aiuto. L'appeso è una rivelazione, un segreto, il cambio di prospettiva. Potrebbe riguardare sia il lavoro che, più che la coppia, direi l'avventura qua, perché carte di amore, beh, forse un 10 di denari, ma non è proprio di amore, è più di coppia, più di ufficializzazione, più di matrimonio, che certo è una cosa che in molti casi segue l'amore, in altri casi no, però è più pragmatica, vedi? Il mondo. Il 10 di spade, questa è una bella notizia.
Fante di coppe. Allora, veniamo anche qua all'interpretazione. Sono carte interessanti, vale la pena di partire da un 5 di denari su 10 di spade, due carte che parlano della fine di un periodo di indigenza, un periodo nel quale comunque si gridava un po' aiuto all'universo o magari si è chiesto veramente aiuto a qualcuno. Anche una carta di cavallo di denari, una carta di appeso, sono comunque carte buone. L'appeso come cambio di prospettiva, rivelazione di possibilità o magari anche quelle situazioni nelle quali, pur avendo un senso di sacrificio molto sviluppato e quindi anche magari percependo tutta la pesantezza di un momento, siamo comunque sicuri che questo ci porterà comunque ad uno sbocco sicuramente molto costruttivo. Per alcuni questa situazione probabilmente rappresenta veramente una vincita, un mondo, un appeso, una carta di cavallo di denari, forse. Una carta di 10 di denari, abbastanza, una vincita, l'entrata di denaro, un'eredità, magari può essere legata al discorso della mondanità con un mondo, quindi le lotterie, i ratta e vinci, la lotteria che si fa a fine anno, eccetera, eccetera. Ok, pur tuttavia lo vedo un pochino stiracchiato questo modo di interpretare queste carte, anche se c'è, perché alla fine comunque qui potrei vedere un fante di coppe come il riaprirsi alla gioia della vita alla luce di una possibilità. Tuttavia, dove queste carte vanno a dare il meglio è in amore. Oddio, in amore, nemmeno più di tanto. In amore può essere più un amore che può nascere, soprattutto se sei single, da una persona che entra nella tua vita. Sì, qualcuno potrebbe storgere la bocca, potrebbe dire guarda, abbandono con questo mondo, questa posizione di cavallo di denari, quindi chiudo un po' quella che è, perdonami il gioco di parole, la chiusura verso gli altri. Con questo 5 fondamentalmente, nonostante la poca fiducia, mi rimetto in gioco, chiudo un periodo di sensazione di perdita con questo 10 di spade e con un appeso mi si rivela un fante di coppe, però resta sempre un appeso su fante di coppe e insomma appeso su fante di coppe potrebbe essere un qualcuno che o è estremamente creativo, creativa in amore, e per creativo, creativa intendo abbastanza estremo, estrema, oppure potrebbe essere un qualcuno che magari non ha proprio tutta quella stabilità per quanto riguarda la gestione di una coppia. Certo, se stai cercando l'amore, non per togliere importanza al discorso lavoro, ci mancherebbe, queste carte sono eccezionali perché qui ti dicono arriva una nuova conoscenza dalla mondanità, non da internet. Qui arriva proprio dal pragmatico, arriva da un cavallo di denari e un mondo, quindi arriva dalle persone che ti circolano intorno, o comunque c'è un incontro fisico, e con un 10 di denari prospetta comunque un futuro abbastanza solido. Tuttavia ha da passare nuttata, come dicono a Napoli, perché comunque probabilmente questa persona inizialmente magari o è troppo gelosa o è troppo possessiva, o magari è una di quelle persone che appunto non danno inizialmente stabilità. Insomma, potrebbe da una parte essere un dono che stai aspettando, soprattutto se cerchi l'amore, se sei single, dall'altra però potrebbe essere un qualcosa che laddove ti nutre ti toglie anche, quindi devi fare attenzione, un po' come diceva la carta di Elena, tra l'altro legata al concetto di bellezza, a qualcuno che ha fascino, un fante di coppe e un cavallo di denari hanno fascino da vendere, direi, hanno proprio la bellezza, hanno anche l'entusiasmo, al di là del fatto che il cavallo sia forse più duro nel concedersi alle persone, il fante invece sia magari più facile, sia più aperto, ecco. Ora, c'è da dire anche
che se questo discorso lo applicassimo a quanto detto prima, ovvero la vincita o comunque l'entrata di denaro, anche qua con questo appeso su Fante di Coppe forse c'è da tribolare un pochino, perché magari potrebbe essere tra quella che è la vincita e quello che è l'incassarla o il prenderla, potrebbe passare un po' di tempo e questo potrebbe ulteriormente far accrescere quelle che sono le tue aspettative e anche la tua ansia. Però ti ripeto, secondo me qua la vedo molto più sull'amore, amore che nasce dalla bellezza, nasce dalla sensualità anche, in alcuni casi nasce proprio dall'avventura, che si crede avventura ma che in realtà poi avventura non è, forse da ambo le parti, se sei single qua, sicuramente, anzi quasi sicuramente da ambo le parti. E in questo caso ci vedo molto di più, la vedo molto più lineare questa lettura. Qui potrebbe essere addirittura anche il chiudere una situazione papabile che hai al momento, o fissa se ce l'hai al momento, per accogliere un qualcuno di nuovo che, ti ripeto, comunque inizialmente forse ti attrae tanto, ma qualche irrisolto ce lo ha. Però dai, ti ho voluto dare entrambe le versioni, quindi eventualmente vincita di denaro, eredità, soldi in più, ma che comunque non arrivano subito o sono comunque inferiori rispetto a quanto ti era stato promesso, oppure, caso molto più probabile, l'entrata di un qualcuno con cui da un coinvolgimento erotico nasce poi una situazione di stabilità. In entrambi i casi tieni botta, perché comunque sono entrambi casi costruttivi, si tratta di un dono per te, sapendo che comunque questo dono già in un certo senso lo percepisci, lo annusi a livello energetico, quindi ti stanno dicendo è solo questione di tempo, forse addirittura poco, perché è vero che un cavallo è lento, però poi le altre carte mediamente, se si esclude l'appeso, che comunque mi resta nel mentale, sono veloci. Nella manifestazione abbiamo 3 carte abbastanza veloci, mondo, 10 di spade, Fante di Coppe. Mi farai sapere, io ti auguro ogni felicità, ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domenica. Ciao!